Buongiorno amici, bentrovati. Continuiamo a parlare di Aristotele. Dopo aver parlato nelle scorse lezioni delle opere logiche, spero con sufficiente approfondimento e con sufficiente chiarezza, a partire da questa video lezione invece trattiamo la fisica e la metafisica di Aristotele. Io vengo aiutato come al solito, spronato e mi sento in compagnia in questo compito piuttosto difficile, spiegare un autore complesso come Aristotele, dall'aiuto, dalla vicinanza della mia gattona, la mia stupenda Sofì. Guardate com'è bella, Sofì ci dà il buon augurio anche per la fisica e la metafisica di Aristotele, vero? Guardate com'è bella questa stupenda gattona, saluta i nostri videoascoltatori. Sofì, la mia bambinella, ecco, si ribella, se ne vuole andare, non vuole stare in braccio a me, naturalmente la lasciamo andare. Ciao Sofia. Allora parliamo della fisica e della metafisica di Aristotele. Parliamo di ciò che Aristotele dice dell'ente, di ciò che Aristotele dice delle trasformazioni riguardo agli enti, di ciò che Aristotele dice riguardo alle cause di queste trasformazioni, la fisica e la metafisica, lo studio dell'essere o meglio dell'ente. Fisica e metafisica nella mia trattazione, almeno all'inizio, nei primi argomenti, sono difficilmente distinguibili, perché naturalmente il mio interesse non è spiegare prima un'opera di Aristotele, la fisica, poi riprendere le stesse cose che Aristotele dice nella fisica all'interno della metafisica. È ovvio che l'ordine che io seguo deve essere tematico, deve essere per argomenti, quindi io parlo di un certo argomento e dico ciò che Aristotele illustra di questo argomento sia nella fisica, sia nella metafisica, sia in altre opere, nel De Cielo, nelle opere biologiche, nelle opere logiche e così via. Successivamente io cercherò di distinguere ciò che Aristotele dice all'interno della fisica e ciò che Aristotele dice all'interno della metafisica oppure di altre opere. Quindi la fisica, lo studio della Physis, vi ricordate? Physis significa natura. Aristotele, come ben ricordate, ha avuto un grande maestro, Platone, che non era tanto d'accordo nell'idea di studiare la fisica. Vi ricordate che Platone diceva che non si può avere una conoscenza vera, una conoscenza certa, una conoscenza scientifica, cioè un episteme della Physis. E vi ricordate perché? Perché Platone dice che non si può avere una conoscenza certa, una episteme della Physis, ma soltanto una conoscenza opinabile, se non un'illusione, la doxa, una conoscenza soltanto sensibile, che a Platone non va bene. Platone dice che non si può conoscere con certezza, con pretese scientifiche, la physis, la natura, perché la natura è composta da enti in perenne trasformazione, soggetti al divenire, soggiacenti al cambiamento, enti che trasmutano, e quindi non si può conoscere ciò che si trasforma. Ciò che si trasforma, dice Platone, non può essere neanche chiamato il vero essere. Per avere una conoscenza certa, ricordate Platone sicuramente, bisogna applicarsi ad oggetti che non si trasformano, che sono sempre uguali a se stessi, che sono stabili, che danno garanzia di non cambiare, che sono immutabili. E queste sono le idee forme che sono eterne e immutabili, sempre uguali a se stesse, perché non occupano uno spazio, perché sono immateriali, perché sono degli archetipi puramente intelligibili. E quindi noi non possiamo conoscere invece ciò che si trasforma. Ciò che si trasforma cambia sempre, si trasforma in qualcosa d'altro, e quindi la nostra conoscenza, anche se fosse possibile in un certo momento, sarebbe fallace, perché poi il nostro oggetto di conoscenza è cambiato. Noi stessi, cioè il soggetto conoscente,
cambiamo continuamente e quindi non possiamo avere una conoscenza stabile attraverso i sensi perché il nostro corpo cambia continuamente. Allora, Aristotele non è d'accordo. Aristotele pensa, a differenza di Platone, che si possa avere un'episteme, cioè una conoscenza certa, una conoscenza scientifica della physis. Anzi, Aristotele non è minimamente preoccupato dal fatto che la physis, la natura, sia in perenne cambiamento. Lo stesso Aristotele definisce la natura come un insieme di enti che sono soggetti al mutamento oppure al movimento. Vedremo che per Aristotele mutamento e movimento sono sinonimi. Aristotele si chiede soprattutto le cause di questo movimento, di questo mutamento degli enti naturali, le cause o i principi, o meglio le spiegazioni, vedremo in seguito. E quindi ricordate che Platone diceva che gli enti della natura che si trasformano non possono essere conosciuti scientificamente, si può avere di essi, ricordate, dice Platone, soltanto una conoscenza, o meglio una narrazione verosimile, un mythos eikos. Vi ricordate cosa dice nel Timeo? Anzi, prima del Timeo, che è una delle sue ultime opere, certamente lo rammentate, Platone diceva che in nessun modo ci si può applicare alla conoscenza della natura, che la conoscenza della natura era doxa non solo nel senso di opinione, ma di illusione. Non bisognava proprio occuparsene, soltanto nell'ultima fase della sua vita, appunto il Timeo, il dialogo dedicato alla fisica di Platone, una delle sue ultime opere. Soltanto nell'ultima fase della sua vita Platone in qualche modo rivaluta le scienze fisiche, rivaluta la fisica e tuttavia dice all'inizio del Timeo che si può avere di essa soltanto un racconto verosimile, un racconto che non ti dà certezze, un racconto opinabile, come se fosse un grande romanzo. Aristotele appunto non è d'accordo, anzi Aristotele il riferimento alla natura mette a punto, appronta tutta una serie di strumenti concettuali, di categorie, di strumenti mentali che devono dare conto, che devono dare spiegazioni al cambiamento, che sono strumenti che servono proprio a studiare e a spiegare il cambiamento, il mutamento o il movimento e le cause del movimento degli enti fisici. Quindi una fisica ta fisica è possibile come scienza nel caso di Aristotele. Ta fisica, vi ricordate, è il plurale neutro di to physikon, ok? Ciò che è fisico, ciò che riguarda alla natura. Anzi, la filosofia aristotelica, anche da un punto di vista linguistico, è molto improntata alla fisica. Perché? Perché Aristotele, appunto, conia queste parole, queste categorie per spiegare il mutamento degli enti fisici, poi, attenzione, le applica anche all'astronomia, alla conoscenza, all'anima, alla metafisica, alla logica, d'accordo? Quindi tutta la filosofia di Aristotele, se vogliamo, è informata dalla fisica, perché lui, ripeto, inizialmente, questo hanno determinato gli studiosi, inizialmente lui si occupa di fisica e quindi i suoi termini, i suoi concetti principali, i suoi strumenti concettuali nascono per studiare la fisica, poi lui li applica anche agli altri ambiti delle discipline filosofiche. Quindi voi direte, Aristotele si allontana da Platone, si occupa di physis, di interpretare la physis, la natura, quindi Aristotele è molto più vicino di Platone
ai filosofi della Physis, no? Quelli che noi abbiamo chiamato presofisti, che spesso vengono chiamati presocratici, no? Si occupavano proprio di Physis. Non c'è dubbio, Aristotele da un certo punto di vista è abbastanza vicino ai filosofi naturalisti cosiddetti presofisti, noi li abbiamo chiamati presofisti, però in una cosa Aristotele si differenzia da loro. Aristotele, vedremo, è fortemente finalistico, tutta la filosofia di Aristotele è caratterizzata dal finalismo. Tutto ciò che avviene, anche la caduta di un grave, anche lo scontro tra corpi in movimento, per lui avviene in base a un fine, in base a un telos, non avviene senza scopo, come per esempio in Democrito, non avviene in maniera casuale o in maniera deterministica. Tutti gli eventi della natura avvengono, i mutamenti, i movimenti, avvengono per realizzare un fine che è intrinseco nella natura. Parleremo meglio dopo del finalismo, mentre invece i naturalisti presocratici non erano finalisti, erano meccanicisti, o almeno Aristotele così li interpreta, li considera personaggi che hanno dato una spiegazione insufficiente del divenire, del mutamento degli enti naturali, perché hanno privilegiato se non addirittura hanno considerato come uniche le cause meccaniche, tralasciando le cause finali. Rispetto ai naturalisti presofisti, Aristotele pensa che non sia sufficiente la loro spiegazione basata sui contrari. Per esempio, ricordate, sull'opposizione del caldo e del freddo, oppure del secco e dell'umido. Questi contrari non bastano, e tra l'altro non si dice, scrive Aristotele, che cosa dà il movimento a questi contrari. È vero che Aristotele, attenzione, definisce gli enti fisici come enti che hanno il movimento in sé, hanno il movimento in se stessi, ma questo significa semplicemente, attenzione, per Aristotele, che gli enti fisici possono muoversi da se stessi, però nella maggior parte dei casi vedremo che Aristotele dice che un ente nella fisica si muove se è mosso da qualcos'altro, d'accordo? Non sempre, quindi mancano delle cause finali, naturalisti presocratici, tra le 4 cause che vedremo, loro, dice Aristotele, hanno preferito la causa materiale, ma la causa materiale, la materia di cui è composto un ente, non spiega la causa del movimento. Quindi i filosofi presofisti, oltre a trascurare le cause finali, attenzione, hanno trascurato anche le cause efficienti, cioè la causa efficiente, cioè qual è il principio del movimento, che cosa mette in movimento un ente. Quindi comunque non è soddisfatto della spiegazione delle trasformazioni degli enti fisici che danno i naturalisti presocratici, basate sullo scontro di contrari come caldo-freddo o secco-umido. Un po' di più gli piace la coppia amore-odio di Empedocle, sapete, perché amore-odio gli sembra qualcosa, ecco, una coppia di contrari un po' più astratta, un po' meno materiale rispetto a caldo-freddo, ma più che astratta. Amore-odio gli sembra ovviamente una coppia di contrari più finalistica, che sembrerebbero agire appunto in maniera finalistica. E un apprezzamento leggermente maggiore rispetto agli altri Aristotele lo riserva anche ad Anassagora, per via della sua teoria del nous. Il nous mette in movimento, domina, guida tutte le cose, e questo nous, è proprio il nome, no? Che cosa significa intelletto, intelligenza, sembra appunto una causa finale e non semplicemente una causa materiale oppure una causa efficiente. Soltanto che Aristotele lui stesso ci crede fino a un certo punto, ne abbiamo parlato parlando appunto di Anassagora. Questo nous di Anassagora, Aristotele è disilluso, lui spera, in qualche modo cerca di interpretarlo come una causa finale, però poi a un certo punto si arrende e dice ma no, ma Anassagora in realtà
anche lui preferisce le cause materiali alle cause finali. E dunque Aristotele che cosa dice? Dice che i contrari tradizionali non vanno bene, bisogna considerare qualcos'altro per comprendere il movimento, il mutamento delle cose, degli enti fisici, ovvero il sostrato. Attenzione, bisogna considerare che quando avviene un mutamento in natura, muta qualcosa, però c'è un sostrato, qualcosa che sta sotto, che non cambia, che non muta. Il sostrato, ne abbiamo già parlato quando abbiamo parlato della dottrina delle categorie che vi dissi, vi ricordate, è un po' un ponte, una cosa un po' in comune tra la logica e la fisica e la metafisica di Aristotele. Il sostrato non è altro che la sostanza, le sostanze, d'accordo? Allora il mutamento è possibile perché la sostanza, ciò che sta sotto, resta identica e muta qualcos'altro, cioè mutano gli accidenti. Così si può spiegare il mutamento. La sostanza, il sostrato, in greco hypokeimenos, o meglio al neutro hypokeimenon. Hypokeimenos è il maschile, perché è il neutro di un participio, d'accordo? Allora, questa parola sostrato o substrato, no? Anche in italiano diciamo substrato oltre che sostrato, hypokeimenon in greco, hypo significa sotto e keimenon viene dal verbo keimai, che in greco vuol dire giacere, ma anche stare, trovarsi, essere, quindi stare sotto, trovarsi sotto. Che cos'è la sostanza in quanto sostrato, substrato? La sostanza è ciò che sta sotto, ricordate? L'abbiamo detto anche quando abbiamo parlato delle categorie, la sostanza è ciò che sta sotto, è ciò che non muta, la sostanza è ciò che è fondamentale in un ente. Mentre invece gli accidenti, ricordate, gli accidenti possono esserci come possono non esserci, e quindi ad esempio un uomo può essere ateniese oppure può essere spartano, però sempre un uomo è ateniese e spartano sono degli accidenti, ma la sostanza è l'uomo. E l'uomo non cambia, cambia l'accidente, ateniese, spartano, alto 1,83 oppure alto 1,85 m in questa stanza, oppure in giardino, oppure qui, oppure ieri, no? Tutte le possibili categorie, le 9 categorie accidentali. Ma anche in latino, no? Ricordate, l'abbiamo già detto nella lezione sulle categorie, però lo ripeto, e in fondo sostanza che cosa vuol dire? In latino è substantia, cioè ciò che sta sotto, ciò che è fondamentale, ciò che è particolarmente importante. Mentre invece in greco sostanza viene detta usia da Aristotele, ve lo scrivo anche in greco, usia, che invece fa riferimento al verbo essere. Usia significa semplicemente ciò che è, mentre vedete invece nel latino substantia, ciò che sta sotto, ma anche Aristotele usa per la sostanza in quanto substrato, sostrato, il termine hypokeimios, che vuol dire sta sotto, sta alla base. E quindi come può avvenire il mutamento? Perché c'è un sostrato, una sostanza che resta identica, mentre c'è un'altra coppia di contrari che in qualche modo dà luogo, permette il cambiamento. Questa coppia di contrari è la privazione e la forma. Per esempio in un substrato, in una sostanza, la trasformazione che cosa significa? È una modificazione del sostrato. La trasformazione, il mutamento, il movimento è una trasformazione del sostrato, però il sostrato comunque di base resta lo stesso. Che cosa si modifica
del sostrato. Si modificano gli accidenti, cioè c'è un passaggio del sostrato da un contrario all'altro, cioè dalla privazione alla forma, e questa è la nuova coppia di contrari che per Aristotele è fondamentale. E quindi un sostrato, una sostanza, per esempio l'uomo non colto, d'accordo? L'uomo non colto è privo della forma cultura. Quando si passa dall'uomo non colto all'uomo colto abbiamo una trasformazione, d'accordo? Perché l'uomo non colto è la privazione, quando si passa all'uomo colto la privazione diventa forma, ok? L'uomo non colto è negazione, è privazione dell'essere colto, e quindi si tratta di una trasformazione di accidenti. Ma una cosa simile è quando la trasformazione riguarda non solo gli accidenti, ma proprio la sostanza, cioè viene all'essere oppure cessa di esistere una sostanza, cioè nei fenomeni di generazione o di nascita, d'accordo? Per esempio, se noi prendiamo il seme e quel seme diventa una pianta, il seme è la pianta che non ha la forma, è il substrato, però è qualcosa che è suscettibile di diventare pianta. Quando il seme diventerà pianta, assumerà la forma propria della propria materia, cioè diventerà pianta. In questo caso, attenzione, il substrato è la materia, in greco chiule la materia, cioè in questo caso quando si tratta proprio di originare una nuova sostanza c'è un substrato che è la materia seme non è ancora la sostanza pianta, però assumerà la forma della pianta, ma la materia, cioè la chiule, è comunque un substrato perché è comune tra il seme e la pianta, quindi in questo caso il substrato, il sostrato è la materia. Qui le cose sono abbastanza complicate perché il problema che ha dato luogo a vari dibattiti, interpretazioni tra gli studiosi è che Aristotele, è il fatto che Aristotele usa il termine hypokeimenos, il termine substrato, sostrato, in diversi significati, quindi poi vedremo in seguito che lo userà con un significato diverso quando non si riferisce alla sostanza e agli accidenti, ma a qualcos'altro. Non anticipiamo, vi farò vedere la contraddizione e comunque il fatto che Aristotele usi il termine substrato, il termine sostrato, hypokeimenos, in diversi significati, ma in realtà bisogna comunque considerare il fatto, ricordate che l'abbiamo visto già nei significati di genere e specie, ma lo vedremo adesso tra poco tra le quattro cause, con le quattro cause, che Aristotele, e questo è molto importante, che Aristotele spesso usa dei termini, dei concetti che sono relativi. Quindi in un caso il substrato può applicarsi a qualcosa, in un altro caso il substrato designa un altro tipo di struttura. L'importanza della dottrina del sostrato, del substrato, ha anche un'altra motivazione in Aristotele, cioè consente ad Aristotele di sfuggire all'obiezione eleatica. Ricordate? All'obiezione di Parmenide, secondo cui nessuna trasformazione, nessun mutamento, nessun divenire è possibile, in quanto la trasformazione implicherebbe necessariamente il passaggio dal nulla all'essere o dall'essere al nulla. Quando qualcosa si trasforma diventa qualcosa d'altro e quindi diventa il non rispetto a ciò che era prima, e quindi in qualche modo cade nel non essere. Così come quando qualcosa si trasforma viene all'essere da una condizione precedente di non essere. Questa obiezione, ovvero il divieto eleatico del divenire, delle trasformazioni, basato appunto sull'idea che ogni trasformazione
metta in gioco il non essere viene aggirata da Aristotele, proprio perché Aristotele dice che Parmenide e i suoi seguaci dell'eleatismo non hanno capito che l'esistenza di un substrato, di uno hypokeimenos, che è qualcosa che giace sotto, di una sostanza che non si trasforma, permette di pensare la trasformazione senza che vi sia il non essere. In altri termini, Aristotele è d'accordo con Parmenide che nulla si crea dal nulla, che un essere non può venire dal non essere e che un essere non può finire nell'essere. Ma Aristotele argomenta che, a differenza di quello che Parmenide dice, questo non avviene quando c'è una trasformazione, perché a mutare è qualcos'altro, mentre c'è un sostrato che permane identico e che quindi garantisce la permanenza nel tempo dell'essere, d'accordo? Quindi sbaglia Parmenide nel dire che la trasformazione sia un venire all'essere di qualcosa che prima era un non essere, oppure un essere che in qualche modo cade nel non essere. Le due tipologie di esempi che abbiamo fatto, vi ricordate? Quando la trasformazione riguarda una sostanza, per esempio nel nostro esempio l'uomo è una sostanza, la sostanza è il substrato, lo hypokeimenos, il sostrato rimane identico, quindi garantisce che non c'è nessuna infiltrazione del non essere. Ciò che cambia è l'accidente, dalla privazione alla forma. Vi ricordate? L'uomo da non colto, privazione, diventa colto raggiungendo una forma. Ma anche quando la sostanza non c'è, quando c'è una generazione di una sostanza diversa, per esempio quando si passa, come abbiamo visto prima, dalla sostanza seme alla sostanza pianta, il substrato questa volta non è la sostanza che appunto manca, ma è la materia, la Hule è la materia, garantisce che la trasformazione avvenga senza che si produca alcun non essere, perché la materia prima è quella del seme, poi si trasforma nella materia di un'altra sostanza, viene ad essere una sostanza che non c'era, c'è la pianta, ma la sostanza pianta non viene all'essere dal nulla, viene all'essere da un altro essere, il seme, e ciò che è in continuità è il substrato in quanto Hule, in quanto materia. Quindi in entrambi gli esempi in cui Aristotele utilizza la dottrina del sostrato, del substrato, hypokeimenos, non abbiamo mai il passaggio dell'essere al non essere o del non essere all'essere. C'è qualcosa che non era, che poi è, c'è qualcosa che era, che poi non è, ma questo riguarda ciò che è al di là del substrato, mentre un substrato, uno hypokeimenos, è sempre presente ed è sempre un essere. Bene, spero di essermi spiegato, quindi per questa volta, per questa lezione chiudiamo qui. Questa lezione è stata, diciamo così, un'introduzione alla fisica aristotelica. Abbiamo spiegato perché Aristotele pensi che la fisica possa essere una scienza vera, e che le trasformazioni, i mutamenti possano essere spiegati scientificamente. La prossima volta andremo più nel dettaglio e vedremo la prima fondamentale dottrina della fisica aristotelica, quella delle quattro cause, la prossima lezione. Quindi arrivederci.